con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Benvenuti cari amici di Smart & Healthy in un'altra nuova puntata, la quinta di Smart & Healthy, appunto l'arte di essere fit senza fare la fame, e ovviamente compagno di viaggio con me Piero da Buongiorno a tutti. iPoint. Caro Piero, mi dicevi prima di entrare in trasmissione che fa freddino ancora da te. Fa freddino, dice, dovrebbe addirittura anche nevischiare oggi. Il tempo effettivamente allora, sembrerebbe starlo promettendo, però vediamo. La mattina anche qua fa un po' freddo, ma vabbè, insomma, perché insomma, te credi, ma qui ci sono la mattina 4-5 gradi, 6, e poi sale la temperatura, ora siamo a 12-14, anche se oggi è un po' così, un po' variabile, un po' nuvoloso, un po' piove, un po' non piove, non lo so, guarda, io non ho più concezione di questo tempo, non so te. Ma neanche noi effettivamente. Non so da te com'è la situazione, ma qua non sappiamo più neanche come vestirsi. Infatti, io ti dico, ieri c'erano l'altro ieri c'erano 20 gradi, oggi c'erano 3. Vedi, è uno sbalzo termico incredibile, cioè, vabbè, insomma, si spera. Io spero quantomeno di trovare domenica, a me basta domenica primavera, che tanto sarò a Barcellona a correre la mezza maratona, 20 gradi, sole, va bene. Non sarebbe male assolutamente. Assolutamente no. È vero che, anzi, visto che ci devo pensare, insomma, stavo pensando a una cosa, ma niente. Senti, caro Piero, ci sono tante cose di cui parlare. Innanzitutto ti chiedo, visto che tra domenica e lunedì, il 9, sì, che poi è fuso orario, c'è stato il Super Bowl vinto dagli Eagles, ma come, insomma, hai visto qualcosa? Allora, ho visto qualcosa. Non te ne fregava nulla, ti hanno bombardato 20.000 pubblicità, sì, perché già i social da quello noi... sì, per forza. Quello è proprio il classico del Super Bowl americano, l'halftime, è proprio il momento delle pubblicità pagate, non pagate e quant'altro. C'è stata questa aspettativa per una presunta pubblicità pagata da Elon Musk, che poi in realtà sembrerebbe non essere minimamente passata. Che pubblicità dov'è quella di Elon Musk? Non si sa, appunto, non si è capito bene che cosa dovesse far vedere. È stata proprio una pubblicità fantasma, mettiamola così. Oppure una pubblicità, non si sa, ma magari è passata, non so che pubblicità sono passate, anche Coca-Cola penso, immagino, sicuramente sì. Le solite più o meno, sì. Però, visto che Elon Musk, notizia di, insomma, tra ieri e oggi, e l'altro, è uscita la notizia che Elon Musk voleva o vorrebbe comprare OpenAI. Stavo leggendo sul Sole 24 Ore che gli do due spicci, 9,7 miliardi di dollari, gli do due spicci per comprare. Esatto, e ovviamente gli hanno risposto poppa. Ha detto no grazie. Sì, notizia del 10 febbraio, eccola qua, sì. Non si vede, insomma, chi ci segue in video, chi ci segue in radio no, perché siamo solo audio, ma chi ci segue poi sul canale YouTube, io sto gesticolando verso qualcosa ed è il computer, c'ho il computer in alto e sto guardando l'articolo, appunto. Insomma, il leader dell'intelligenza artificiale ha rifiutato questa maxi offerta, ma giustamente, ma allora analizziamo bene perché giustamente, perché diciamo, aspetta a rispondere, perché preambolo,
9,7 miliardi di dollari sono una cifra che noi non possiamo immaginare. Innanzitutto, no, quello di sicuro. Non la possiamo immaginare. Però, tu hai un'azienda, hai un prodotto che è OpenAI, che ha ChatGPT e compagnia bella, tutto legato all'intelligenza artificiale. Beh, contrari, a favore, è uguale, insomma, nel senso, non è questo l'ambito di discutere questa cosa qui. Però tu hai questo prodotto. Evidentemente, cioè, se io penso da persona che non si può immaginare 9,7 miliardi di dollari e magari ce ne ho spesi 1/10 per creare OpenAI all'inizio in embrione, ti dico sì, tieni. Però viene detto di no, a parte il personaggio controverso Elon Musk, che uno può anche dirò solo perché è lui, magari se ci andiamo io e te non abbiamo 9,7 miliardi di dollari da mettere per OpenAI, ma ce l'avessimo magari a noi ci dicano di sì. Ma a prescindere da questo, ma perché secondo te, secondo lui evidentemente ci sono delle potenzialità ancora non concepite da mente umana o comunque ancora inesplorate? Allora, sicuramente ci sono delle potenzialità tuttora inesplorate. Direi che quello che è venuto fuori con DeepSeek, quindi con l'intelligenza artificiale sviluppata dai cinesi, ne è una piena dimostrazione. Cioè, i cinesi hanno fatto quello che OpenAI ha fatto in più o meno 10 anni nel giro di 3 anni. Così, tanto per poco più di un quarto. Poco più di un quarto. Esatto. Dopodiché, detto questo, sicuramente tanto ha fatto il discorso che comunque, come giustamente dicevi te, con le potenzialità che ci sono ulteriori potenzialità di guadagno, e anche lì ovviamente OpenAI ha detto col cavolo che... Ma anche di sviluppo, io penso anche di sviluppo. Anche di sviluppo, perché comunque ora con l'intelligenza artificiale abbiamo solo intaccato la superficie di quello che si può fare, quindi sostanzialmente... Anche perché, cari amici ascoltatori, non ci fraintendete, ChatGPT, che viene usata erroneamente, perché noi possiamo anche favorire l'utilizzo di ChatGPT, ma non per fare i temi a scuola, ma diciamo per essere d'aiuto, ChatGPT o l'intelligenza artificiale in generale è un grande strumento che ancora buona parte delle persone non ha compreso, ma te ne dico una incredibile che ho scoperto un paio di settimane fa. Il problema non è lo strumento, è come lo usi, è come viene usato. Se lo studente lo usa per creare un test, per fare un tema, o infatti hanno dovuto tirar fuori l'etichetta dei libri scritti dall'intelligenza artificiale o scritti dall'essere umano, o su Instagram che l'immagine che hai pubblicato è reale o creata dall'intelligenza artificiale. Anche questo, no, allora lo strumento è, praticamente ho trovato, ora non mi ricordo bene il sito, dopo magari nella seconda parte se ne parla, però da studente universitario questo strumento risolve, svolta incredibilmente. Dice, hanno inventato no, grazie all'intelligenza artificiale io prendo una registrazione, un audio, come potrebbe essere la nostra trasmissione, una replica, un cortocircuito che abbiamo fatto, siamo andati in onda martedì, la prendi e lui te la trasforma in testo. E l'errore non è, ci sono delle, poi vabbè dipende, perché non è che la registrazione così, anch'io parlo così e ci metto degli intercalari, degli delle pause, quindi qualcosa ti può prendere male, ma avere una cosa che uno strumento che in 10 minuti, un quarto d'ora ti prende l'audio e te lo rende testo, non è che studia al posto dello studente, ma lo studente non deve stare 1 ora o 2 ore, quanto dura la lezione, ascolta anche di più forse,
a sbobinarla e a riscrivere quello che viene detto o i punti salienti. Sì, che poi è quello che si faceva noi da ragazzi. Sì, cioè, esatto, ce l'avessimo avuto noi, sarebbe stato incredibile. Una passeggiata. No, una passeggiata no, perché poi dovevi studiare comunque, ma ti abbatteva i tempi di produzione, chiamiamoli così. Decisamente, sì. Perché... Ma se ci pensi, poi la stessa tecnologia che c'è dietro ai sottotitoli autogenerati sui video di YouTube, sì, piuttosto esatto, che è quello. Esatto, sì, né più né meno. Infatti, io l'ho usato per sbobinare, perché dovevo mandare un testo per dire una conferenza stampa, di quello era stato detto in conferenza stampa. Io ho registrato audio, tutta la conferenza stampa me la sono messa testuale, e il testuale poi l'ho risistemato, ho levato le parti che non servivano, ho risistemato un po' l'italiano, perché magari delle pause l'intelligenza artificiale l'ha prese male, ma non dovevo sbobinare, cioè una parte del lavoro era già stata fatta. E questo, tanto per farvi un esempio ridotto al minimo, perché questo è un esempio proprio molto easy, molto semplice. Sì, poi per non per far polemica, ma poi anche il divieto che è stato messo diciamo, la restrizione dell'età che era stata imposta dal governo italiano, era un po' la restrizione di Pulcinella, perché non mi puoi mettere un pulsante che dice ah sì, c'ho più di 18 anni, che ogni minimo essere senziente ci clicca sopra e ti dice ho più di 18 anni. Sì, vabbè, come siti per adulti. Wow. Esatto. Infatti cosa hanno messo? Non so se l'hanno messo, ci vuole lo speed, anche per quelli delle scommesse, ci vuole lo speed. No. Allora, su quelli delle scommesse ci posso anche stare, perché perlomeno eviti che, se non altro, uno si indebiti a sfare solo per quello, nel senso. Però, tornando un attimo a bomba sul discorso che stavamo facendo, l'altra ragione per cui credo gli sia stato detto anche di no è un po' la situazione attuale che c'è in questo momento negli Stati Uniti. Non so quanto arrivi in Italia e quanto effettivamente dicano nei vari telegiornali, però qui la cosa sta peggiorando sempre di più. Sta peggiorando sempre di più nel senso che Musk con un team di 4-5 persone sta andando a mettere le mani dove non dovrebbe, nella marmellata, dati personali che non esistono sostanzialmente più, dati di previdenza sociale, cose del genere. Quindi fondamentalmente dove la gente risulta morta quando non lo è. Dove la gente risulta morta, come si diceva l'altra volta settimana scorsa. Esatto. Quindi sostanzialmente credo una delle ragioni principali per cui gli sia stato detto di no è proprio per evitare che potesse utilizzare l'intelligenza artificiale per fare cose... Quello che vuole. Sì, esatto. quello che vuole. Quindi potenzialmente penso le ragioni principali siano state anche queste, oltre al fatto appunto che, come si diceva prima, siamo semplicemente ad intaccare la superficie, non abbiamo nemmeno iniziato a scavare con lo sviluppo, per tutte le potenzialità che ci sono nel sviluppo e quant'altro, quindi ovviamente è ovvio che Sam Altman abbia deciso di tenersi il suo giocattolino e che se lo tenga anche ben stretto alla fine, sostanzialmente. Beh sì, in effetti non c'è niente da dire, ma infatti, allora e come si diceva prima, e questo torna, non è l'intelligenza artificiale in sé che è un grosso strumento. Ora ve ne do un altro esempio perché mi è venuto in mente, ma è chi lo usa. Cioè, se io lo uso per lasciare stare, come dicevamo prima, lo studente che fa il tema al posto suo, ma se mi aiuta in un processo lavorativo, un processo di produzione che non mi sostituisce l'essere umano, ma aiuta, allora, per esempio, è uscito il film di
con Tom Hanks, quello Here. Sì. E per l'invecchiamento e il ringiovanimento degli attori, Tom Hanks incluso, non è stata usata la CGI, cioè gli effetti visivi, ma è stata usata l'intelligenza artificiale con un filtro, un po' come quando avevo parlato nel mio podcast Sport e Riflessi dei diritti TV degli Australian Open, che alcune partite te le avevano trasformate come il videogioco della Wii, che te vedevi i giocatori come se fossero sulla Wii ma stavano giocando in diretta, diciamo tra virgolette per eludere, ma insomma per problemi di diritti TV. L'intelligenza artificiale in questo caso ha fatto un lavoro aiutando i registi, aiutando lo scenografo, aiutando i truccatori, dove non c'è da metterci una mano certo, la paura cos'è? È che venga usata poi l'intelligenza artificiale per sostituire certe figure professionali, ma finché l'intelligenza artificiale aiuta, infatti c'è un post di un content creator, come lo siamo noi, perché noi creiamo contenuti sul cinema però, che è Mauro Zingarelli, ti consiglio di seguirlo anche a te su Instagram o su YouTube, insomma dove vuoi, che parla proprio di questo. Anzi, dopo semmai anche nella versione nostra podcast metterò il link dell'account e del post di cui sto parlando. Praticamente, cioè dicevo, ma come ha fatto a ringiovanire esempio parallelo che mi è venuto ora a balere, guarda. Allora, non so se hai visto I Guardiani della Galassia, non mi ricordo se l'uno o due, come non ancora, è uscito... Lo so, non ne ho ancora visto. Ah, ok, va bene, per chi ci ascolta e l'ha visto, in uno dei due, non mi ricordo, poi dopo in pausa può vedere qual è dei due, ok? Viene ringiovanito, no, nel secondo perché c'è Kurt Russell, nel 2 viene ringiovanito Kurt Russell, appunto, perché viene fatta una scena di lui da giovane per fare un preambolo, ok? Non diciamo nulla per chi non l'ha visto, ma viene ringiovanito. Quel ringiovanimento, se andate a vedere, dice, è uscito bene, sì, hanno preso delle immagini dell'attore da giovane, è lo stesso attore, anche se con 30, 40 anni, 50 anni di più, viene messa l'immagine sull'attore, viene con la CGI ringiovanito. In questo caso, in questo film qui no, questo film qui è Tom Hanks e gli attori che recitavano e il filtro dell'intelligenza artificiale li ha ringiovaniti in diretta, in presa diretta. Capito? Tanta. Che genialata, perché invece di fare tutto un lavoro che, come è stato fatto nei Guardiani della Galassia o in altri film, sono lavori lunghi, perché prendi le immagini, prendi i video di lui da giovane, riadattali, perché da giovane hai una certa fisionomia, poi il Kurt Russell è vero che non è cambiato tantissimo a livello fisionomico, però prendi l'immagine da giovane, adattala all'età che ha ora, la fisionomia attuale, regola... Sì, non è proprio semplice. Non è immediato. Ecco, l'intelligenza artificiale... metti le impostazioni, quanto ci perdi? Una settimana, diciamo per impostare tutto ci perdi una settimana, ma quando pigi invio probabilmente neanche alla fine, però poi è talmente quasi immediato che... no, è immediato quando premi invio e gli dai l'ok, però devi fare tutte le impostazioni. Poi mi sembra che sia di Zemeckis Here, e Zemeckis o comunque i registi in generale sono dei perfezionisti all'estremo, e quindi dici no aspetta, però c'è la piantina, falla invecchiare in questa maniera, devi mettere tutto. Però una volta impostato tutto, te premi un bottone, gli avvii la compilazione e lui te la fa immediatamente, come dicevi te giustamente. Sì. Diciamo lo strumento non è il problema, è chi lo usa, chi lo utilizza. Esatto. È un po', si ritorna anche al discorso dei fuffagulo che si diceva un paio di puntate fa. Esatto. L'automobile è un'arma per uccidere, dipende come la usi. Se vai a 100 all'ora in città, sì. Se vai a 30
ti muovi e basta. Tanto per fare un paragone estremo. Un paragone, sì. Estremo, ma mica tanto estremo, perché mi hanno detto che i limiti lì sono diventati allucinanti alla fine. Vabbè, lasciamo stare, questa sarà un'altra puntata quando parleremo anche di polizia, perché sì, no, poi quello ci sarà da divertirsi. quando parliamo di polizia americana, polizia italiana, vabbè, posti di blocco, sì. Che poi è vero, quello che viene raccontato nei film è vero, cioè che ti spuntano dal nulla e ti inseguono. Sì, magari sì, non è proprio così. Vabbè, sì, va bene, lì magari romanzano un po' più. Un po' tanto. Senti, siamo arrivati alla prima pausa, caro Piero. Noi ci divertiamo a parlare di queste cose, ma siamo arrivati al momento di dare la linea alla regia. Torniamo tra poco. Tra poco, ciao a tutti. Ciao. Eccoci qui, rientrati a Smart & Healthy in questa puntata, la quinta? Sì, la quinta. Sì, la quinta puntata. Non stiamo riniziando da capo, siamo rientrati dopo una breve pausa e stavamo parlando di intelligenza artificiale, Elon Musk, film, di tutto di più, come strumento di aiuto, che può essere d'aiuto, ma dipende chi lo utilizza, dipende chi lo utilizza. Esatto. E niente, questo è, abbiamo fatto riferimento perché a me piace quando c'è uno strumento che ha una versatilità incredibile, e questa è una versatilità incredibile, dalla sbobinatura dei testi a il cambio di... Sì, allora diciamo è ancora un po' non del tutto esatto, perché se vai a cercare alcune ricette per esempio o cose del genere non te le dà esattamente come sono nella realtà, però sta migliorando mano a mano, quello di sicuro. Sì, sta migliorando e secondo me è vero che in ambito poi informatico e tecnologico c'è sempre un discorso speculativo di guadagno, di volerci guadagnare, però già il fatto che ci sia anche concorrenza fa aiutare a sviluppare di più, sempre più dettagliatamente. Quello di sicuro. E soprattutto anche il fatto che ci sia concorrenza fondamentalmente tra due superpotenze comunque, perché Stati Uniti e Cina, che voglia essere o meno, sono comunque due superpotenze, aiuta sicuramente a migliorare il prodotto meglio ancora. Hamburger e patatine contro involtini primavera e wonton fritti. No, vabbè, questo è un qualunquismo spicciolo, becero, però vabbè, era per fare una battuta, niente di... Io amo tutti e due, riso alla cantonese, riso alla Seppinoli, no, tranquilli, niente contrario. Niente contrario, esatto, assolutamente, anzi spaghetti di soia, tranquilli, bravissimo. Manzo con bambù. Non si vuole assolutamente essere preclusi in alcun senso. No, era per sdrammatizzare un pochino. E quindi questo strumento incredibile, c'avevo in mente un'altra cosa da dire, ma mi è passata in mente con questa bischerata dei wonton fritti. Vedi, quando fai... E il mangiare mi distrae, il mangiare mi distrae. È quando ti diverti, che poi alla fine non pensi effettivamente a quello che si dice e si spara calcolata a volte. Vabbè, è così. Senza un domani. Allora, una precisazione che è doveroso fare dopo la prima puntata dove avevamo parlato delle possibilità di Trump di essere rieletto. Allora, uno dei nostri ascoltatori mi aveva fatto notare che... Salutiamo i nostri ascoltatori. Mi aveva fatto notare che per legge Trump non può essere rieletto. Nella realtà dei fatti non è propriamente così. Perché? In realtà... Ma un'ulteriore volta, cioè questa volta sì, perché
questa volta si va un'ulteriore volta. Una terza volta. Una terza volta. Allora, nella realtà dei fatti è una cosa che è già successa una volta per motivi di necessità del periodo. Stiamo parlando della rielezione di Roosevelt, che ha fatto addirittura 4 mandati consecutivi, addirittura. Non 2, ovviamente per il fatto della guerra e della crisi economica che c'era all'epoca. E da quel momento sono stati 2 i presidenti a cui è stato proposto di fare un terzo mandato. C'è stato Eisenhower, anche lì c'è stata la guerra di mezzo. No. Dopo Eisenhower è stato eletto come presidente successivamente alla conclusione della seconda guerra mondiale. Però diciamo aveva fatto talmente bene nei 2 mandati precedenti che il congresso gli aveva proposto di fare un ulteriore mandato e Eisenhower ha rifiutato. E lo stesso discorso è valso per Ronald Reagan. Anche il vecchio un altro Ronald. Un Ronaldo per un Donaldo. Un Ronaldo per un Donaldo che a cui è stato proposto di fare il terzo mandato e lui l'ha rifiutato, penso più che altro per motivi di età alla fine. Anche Mattarella aveva detto basta. Esatto, però poi l'hanno rieletto. Esatto, ora prima di collegarci in diretta stavo leggendo su internet, mi sono documentato un attimino e nella Costituzione americana, più precisamente nel 22esimo emendamento, non c'è il divieto a un terzo mandato presidenziale. Purché non sia consecutivo. Come si diceva a noi. Consecutivo. Come si diceva a noi in quella puntata, in una piccola seconda, non mi ricordo. Purché non sia consecutivo. Ora, a quanto pare il buon vecchio Donaldo non ha escluso la possibilità di eventualmente ricandidarsi a un ulteriore mandato presidenziale. Sì, ho capito, ma quanti anni già è il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti, eletto. Ma la cosa più bella è che ha detto, che ha dichiarato, a me io non mi ricandiderei, però se proprio mi volete, se proprio sto facendo un lavoro così eccezionale. Allora, intanto modestia che si taglia col coltello. Ma a parte questo, ha fatto un po' come fu, ce l'avevo sulla punta della lingua, ora appena mi viene in mente te lo dico. Però allora, ammesso che tra 4 anni, ora ce n'ha 78? 78 mi pare. Ok, ne avrà 82-83 tra 4 anni, quindi se viene rieletto, ammesso che faccia altri 4 anni, a 86, 87, 88, e ne saranno un po' basta, perché sarebbe consecutivo. Ma se non viene rieletto, non venisse rieletto, diciamo non venisse, ma deve aspettare 4 anni, quindi a 88, che si ricandida a 88 anni? Beh, alla provvidenza non si... potrebbe. Sì, no, vabbè, lasciamo stare quelle sulla carta, ma a 88 anni. Ma vattene a goderti dei soldi che c'hai. Ammesso che tu campi, tu possa campare. Ammesso che tu possa campare fino a 120 anni, va bene. Ma vai, trasferisciti, non c'hai soldi, c'è la possibilità, ma ciao. Ma esatto, anche no, ma basta. Esatto. Per cui diciamo la cosa noi l'avevamo lanciata come possibile ipotesi, nella realtà dei fatti è un'ipotesi che si può verificare. Ok. Che teoricamente potrebbe essere una possibilità, tanto più che non accetterebbe come candidato Vance, come possibile candidato Vance? Sì, il vicepresidente. Ok, vabbè. Ha già dichiarato che lui non appoggerà la candidatura del vicepresidente.
Vabbè, si starà a vedere. Ma ha fatto un po' a me, che mi è venuto in mente, Califano, che sulla tomba voleva scriverci non escludo il ritorno. Però, insomma, caro Donald... quella sarebbe stata una califanata. Caro Donald, è già successo. Hanno già pensato, quindi no. È un'assurdità che, vabbè, già ne ha dette tante, una più una meno. Sì, no, una più una meno effettivamente no, allora, diciamo che una cosa del genere comporterebbe comunque un processo non indifferente di approvazione del successivo mandato e quant'altro, cioè non è una cosa proprio così scontata, è una cosa che teoricamente va pianificata molto bene. Caro Donald, questo evita. No, ma a parte evita, questo è un appello. Noi parlavamo prima di intelligenza artificiale che ringiovanisce, ma ringiovanisce sul video, sulle immagini, non nella vita reale. Cioè tu non ringiovanisci, non nella testa, non nelle cellule. Quindi invecchierai come tutti, più o meno. Esatto. Quindi levati dalla testa. Magari faranno un chip, ma non lo fanno. Non per te quantomeno, così. No, direi, speriamo di no. No, anche perché l'altra sera al Super Bowl credo gli abbiano già fatto capire a suon di fischi e quant'altro l'opinione che hanno di lui, e infatti se n'è andato via ora prima della fine della partita. Questa cosa si sapeva o meno. No, ma me la racconti dopo, tra un po' la regia ci richiede udienza, quindi abbiamo tutta l'ultima parte per parlare di Super Bowl, di quello che è stato. Sì. Esatto. Assolutamente. Però cioè che quest'uomo non capisca, perché poi alla fine dice vabbè, io vado per conto mio, faccio quello che mi interessa, sono il presidente di una delle nazioni, se non la più potente del mondo, quindi ciao, cioè se vi fischiate in casa per 4 anni mi dovete sopportare, però sì, diciamo così, sì. Diciamo se non lo fanno fuori, però appunto volevo dirlo io, però ho capito, vabbè, dai, ma non volevo. È stata una soluzione che hanno già adottato in diversi casi. Hanno provato, o ha provato lui stesso a dire guarda, sono più forte dell'attentato, però vabbè. Dai, via. Se già detto che se ne pensa di quell'attentato lì. No, infatti non volevo rientrare in merito a quell'attentato, assolutamente no. Però se tu mi permetti, è stata, l'avessero fatta con l'intelligenza artificiale sarebbe stata più veritiera. Sì, decisamente, sono pienamente d'accordo con te. Facciamo finta che. Vabbè, sì, lasciamo perdere. Senti Piero, noi andiamo un attimo in pausa, cioè io e te andiamo in pausa, noi come se qui avessi la platea, sono da solo, e come te da te ovviamente. E niente, ci si riconnette tra pochi istanti. Eccoci rientrati dopo questa breve pausa, siamo nell'ultima parte, l'ultima parte di trasmissione, ma sì, diciamo così. La terza parte. La terza parte di trasmissione. E caro Piero, abbiamo parlato di tutto e di più, potremmo fare una trasmissione di 2 ore, 3 ore parlando sempre di roba, noi non ci stanchiamo mai, quello... No, quello assolutamente, direi, anzi, ma poi abbiamo anche proprio chi ci dà gli spunti per parlare di questi argomenti. Infatti, come dicevamo, ma c'è di tutto di più, guarda, sì, ogni tanto c'è difficoltà a trovare idee di cui parlare, di fare analisi, e qui invece qui non ne abbiamo assolutamente, anzi. In America, cioè Donald, possiamo chiamarlo Donald, gli amici sì, Donald, che ogni settimana, che una settimana con l'altra ci tira fuori, ci snocciola della roba delle perle. Questa settimana, che poi alla fine dice, ma di cosa parliamo? Di questo, di quest'altro? Non si sa più di cosa parlare perché c'è troppa roba. Dobbiamo dire, Fiena, stai buono,
Stai calmo. Ti dirò anche di più, ultime di ieri mattina, le ho lette mentre facevo colazione, sembra che vogliano togliere il suffragio universale. Apoteosi, standing ovation. Standing ovation, ma non è nemmeno così tanto improbabile, perché sembra che abbiano messo questo articolo in una delle leggi che stanno passando in questo momento al Campidoglio, dove per andare a votare la donna deve presentare il documento con il proprio cognome da nubile. Ok. Con un piccolo particolare, che qui per legge la donna nel momento in cui si sposa prende il cognome del marito. Quindi non ce l'ha più. Cioè, esatto, sui documenti gli viene cancellato il cognome del marito. Ma solo sui documenti o su tutti gli atti? Allora, sui documenti ufficiali di sicuro, credo anche sugli atti a quel punto, perché prendendo il cognome del marito viene identificata col cognome del marito. Ma anche sull'atto di nascita? L'atto di nascita credo di no, quello per ovvi motivi. Quindi uno dovrebbe andare a recuperare l'atto di nascita. Dovrebbe andare a recuperare l'atto di nascita, si dovrebbe far ricambiare il cognome, cosa che peraltro una nostra amica ha fatto, ma è stato un processo, perché ha divorziato, per cui è stato un processo di quelli veramente lunghi. Già il divorzio per sé è giusto. Già il divorzio di per sé, esatto. E poi lei appunto ha voluto riprendere il suo cognome da ragazza, quindi giustamente ha fatto tutti i documenti, è stato un processo abbastanza lungo e questo comporterebbe sostanzialmente l'impossibilità di voto per le donne a meno che non vadano tramite questo processo. Mamma mia. A meno che... Questa è di ieri mattina. Ma scusami, allora, però c'è la possibilità di scegliere se mantenere tutti e due i cognomi, giusto? No. Come no? No. Ma là nei film americani ci dicono una bischerata. Sì. Nelle serie TV ci dicono una falsità. Che uno può scegliere un cognome piuttosto che un altro, no. Anche se piuttosto che è usato mai impropriamente in questo caso. Allora, te lo chiedono se sei straniero. E te lo dico per esperienza diretta, te lo chiedono se sei straniero, ma nella realtà dei fatti quando ti vai a sposare qui negli Stati Uniti prendi il cognome del marito. E nel tuo caso, tanto abbiamo ancora un po' di tempo, nel tuo caso come ha funzionato, visto che... Nel mio caso siamo andati, noi ci siamo sposati a New York, Aspetta un attimo, precisiamo, Piero è sposato con un'italiana, non diciamo nome per privacy, esatto. Però sono due italiani esatto. Che si sono trasferiti negli Stati Uniti, quindi non sono nati in America, sono nati in Italia, generazioni da italiani, quindi burocrazia di partenza completamente diversa, quella italiana. Poi si sono trasferiti in America e hanno deciso di sposarsi, perché sennò Piero sarebbe stato buttato fuori, perché i visti sono drammatici. Allora precisiamo anche una cosa. Ho sintetizzato. Precisiamo anche una cosa, che in Italia eravamo già sotto regime di coppia di fatto, quindi era sostanzialmente come essere sposati. Nello Stato degli Stati Uniti, dove siamo, la coppia di fatto non viene riconosciuta per motivi chiamiamoli burocratici, bisognerebbe utilizzare un altro nome, ma è meglio non perché la coppia di fatto, così almeno si leva tutti i dubbi, leviamo tutti i dubbi. La coppia di fatto non è solo con persone dello stesso sesso, ma è anche con persone di sesso diverso, opposto. Esatto. Cioè, Piero ha una moglie e non si sono all'inizio sposati, ma hanno fatto questo processo di, non so neanche come chiamarlo, perché di unione. Sì, è sostanzialmente un'unione di fatto, poi fondamentalmente, che in Italia viene ampiamente riconosciuta. Certo, esatto, che viene più che altro usata con persone che hanno lo stesso sesso, ok? Ma viene anche utilizzata in questo caso.
Esatto. Invece del matrimonio, se facciamo un'unione civile che non è matrimonio, per Ma avere... è praticamente allo stesso livello. Sì, certo, sì, senza dubbio, senza ombra di dubbio. Però negli Stati Uniti, per motivi, diciamo, burocratici, natura etica, sì. no, di natura etica, parliamo, cioè Sì. cerchiamo di essere soft senza andare nel becero, ma è natura etnica. Etica, non etnica, etica. Etica, hai ragione, è natura etica. Attenzione. Sì, no, in effetti sì, hai ragione. E natura etica, avevo detto bene all'inizio, perché mi è venuta etnica, non lo so. Natura etica, però e poi avete deciso di sposarvi, visto che comunque questa cosa non è riconosciuta, vi siete sposati. E com'è andata? Cioè è andata bene perché vivete ancora insieme, quindi sì, quello va bene. Dal punto di vista burocratico. È andata che siamo andati in comune a New York, abbiamo fatto una cerimonia civile che è durata veramente tipo 5 minuti, non di più. Durante la cerimonia ci è stato chiesto se mia moglie avrebbe preso il mio cognome o se avrebbe mantenuto il suo. E ovviamente lei ha detto che avrebbe mantenuto il suo come si fa normalmente in Italia. E dopodiché siamo andati in ambasciata italiana e abbiamo registrato per lo Stato italiano lo stato del nostro matrimonio. Questo è stato poi in breve tutto quello che abbiamo voluto fare nell'altare dei fatti. Sì. Questa cosa del cognome però non viene chiesta per gli statunitensi non viene assolutamente chiesta, ma viene assegnato in automatico il cognome del marito. È d'ufficio. D'ufficio, sì. Quindi sostanzialmente se, e purtroppo sembra che la stiano facendo passare, se questa legge dovesse passare diventerà un grosso problema. Perché sostanzialmente a quel punto gli unici che hanno diritto di voto diventerebbero gli uomini. E basta. Esatto. Che si torna indietro praticamente di 200 anni quasi. In effetti sì. È abbastanza... Però appunto queste cose qua sono quelle che non vengono, tra virgolette, dette pubblicamente, ma che vengono inserite in altre leggi che vengono fatte passare proprio per evitare che che la gente si renda conto di quello che sta effettivamente succedendo. Sono come quelle postille che non vengono dette nei contratti. Esatto, sostanzialmente sì. Per il recesso devi aspettare 8 giorni e se non la leggi te firmi, a parte sai, il più delle volte sono delle postille a cui ti devi, se vuoi quel contratto e ti devi per forza attenere, ti devi per forza a tenere, però diciamo che queste qua sono cose abbastanza gravi e sostanzialmente un po' come si diceva nelle puntate precedenti e per tornare un pochino a parlare anche di cibo che oggi non abbiamo parlato praticamente zero. Cosa viene consumato durante il Super Bowl? Cosa viene consumato durante il hamburger, patatine, patatine, questo hamburger e popcorn. E popcorn anche. Vabbè, certo. Per cui fa sempre parte della cultura americana. Per cui, diciamo, una delle cose che stiamo cominciando a fare con mia moglie è cercare i vari modi per diventare più autosufficienti possibile. Da tutti i punti di vista? Da tutti i punti di vista, dal lato alimentare in particolar modo, proprio perché comunque la qualità del cibo non è la qualità e il costo, perché se vuoi roba di qualità anche qui in Italia, ma lì una parte è di importazione, poi con il discorso dei dazi di Phenomenal, chiamiamolo Phenomenal, Phenomenal, sappiamo che poi i prezzi vanno ancora più su, erano già alti, vanno ancora più su, però vabbè. Esatto. Ascolta, Super Bowl, dai, negli ultimi 10 minuti parliamo di Super Bowl, dai. Va bene, dai. Allora, Super Bowl, io ho trovato questo articolo
visto che parlavamo di pubblicità, perché quello che tiene banco al Super Bowl sì è la partita, sono le squadre che partecipano, tutti quelli che vanno vanno allo stadio a vedere la partita, ma di più sono quelli a casa, perché i prezzi del Super Bowl dei biglietti sono alle stelle, stratosferici, sì. Alle stelle, e quindi lo vedono a casa, che presumibilmente venga data in chiaro, almeno il Super Bowl, oppure no, però so che ci sono alcuni canali che la danno in chiaro, sì. Quindi chi non si può permettere un abbonamento a una pay TV se lo guarda in chiaro. E quello che tengono banco sono le pubblicità. Infatti stavo leggendo sulla Gazzetta del Pubblicitario che ti ho condiviso una rubrica Super Bowl, Gemini, Ray-Ban, Meta, OpenAI hanno usato l'intelligenza artificiale pubblicizzando l'intelligenza artificiale. Tanto per dirne una, tanto Google Gemini, che ancora non è ai livelli di ChatGPT neanche Pacapa, ci arriveranno, ma ancora ce ne vuole. Ci arriveranno anche loro, dai, con un attimo di calma ci arrivano anche loro, di sicuro. Esatto. Ma una più bella è quella della Coors Light Slow Monday. La Coors è una marca di birra che non so se viene commercializzata neanche in Europa, ma se c'è poca roba, insomma, è un po' come... qui in America la vedi abbastanza in giro. Sì, per forza. Nei vari supermercati è abbastanza spammato, diciamo. Anche perché è statunitense, quindi successo negli Stati Uniti. Sì, vabbè, però nel senso, io vedo anche qua, trovi specialmente nei supermercati più trovi la Bud, trovi anche parecchie marche locali, per esempio, quindi non hai solo quelle più grosse. No, vabbè, certo. Però insomma viene commercializzata negli Stati Uniti, ma non in Europa, perché è propriamente degli Stati Uniti. È un po' come, facendo un paragone opposto, la birra Quilmes, che non so se sponsorizza ancora il Boca Juniors in Argentina, è una birra argentina che a me piace tra le tante, e che ho trovato solo in un ristorante argentino, in un ristorante peruviano, perché la importavano, avevano il produttore a Milano, uno che importava, un distributore a Milano, e se la faceva, però era due, alla Corsa era ancora meno, penso. Comunque quella Corsa, andate a vedere anche su YouTube, c'è il video che fanno allusione al ritorno, perché è lunedì, quindi la partita per noi è la notte, quindi è la domenica sera, pomeriggio sera. Domenica pomeriggio, diciamo dalla mezzanotte italiana in poi. Quindi dalle 6 di sera, dalle 18, inizia il Super Bowl e tutto quanto ne concerne, e quindi c'era il discorso del ritorno al lunedì e c'è la pubblicità con i bradipi, tipo Zootropolis. Sì. E quindi l'unica soluzione per ripigliarsi è il consumo della birra. Se no poi c'è... Ma poi allora, il fatto che ci sia un guadagno generale dalle pubblicità del Super Bowl, lo notiamo anche da una semplice cosa, una semplicissima. Allora, a parte questo dei bradipi, che vabbè è stata usata magari l'intelligenza artificiale, il CGI, quello che è, ma allora Matt Elsman, prendendo avevano preso Meg Ryan, tanto per dire, poi aspetta che qui ho pigiato nulla, ok, poi c'era la Nike, poi Uber Eats che aveva Matthew McConaughey come principale, ok, poi aspetta, Meta che aveva Chris Hemsworth e Chris Pratt per pubblicizzare, non so, gli occhiali, insomma, quindi 4 attori di Hollywood. Ma sì, poi che non hanno sicuramente preso poco come assolutamente per fare la pubblicità. No. La Stella Artois, che è un'altra birra, tu sai che ha ingaggiato David Beckham e Matt Damon. Cioè,
Da queste cose si capisce. E poi c'è stata anche la pubblicità di OpenAI. Ma allora, te pensa a questo, che comunque ora, gli americani sono 350 milioni di persone. Metti che anche tutti non vedano la pubblicità, non vedano il Super Bowl in generale. Metti che ci sia gente a cui non gliene frega niente. Però se anche la metà di queste persone ti vedono il Super Bowl, ipotizziamo 150 milioni, e semplicemente il 20% di questi ti prendano qualcosa, quindi si parla di 30 milioni, sì. Fai un attimo i conti di quello che ti ritorna indietro e t'avrebbe sistemato la spesa che hai. No, ma poi sono 60 secondi di spot, cioè un minuto, non è, e ci spendono, vengono spesi delle cifre. Ma poi anche il fatto che per il mini concerto, perché dura 5 minuti, dipende dagli artisti, però sì, tendenzialmente hanno 5-10 minuti. Mi ricordo un Super Bowl, non mi ricordo quale, c'erano i Red Hot Chili Peppers e Bruno Mars, 3 minuti, 5 minuti a testa, 10 minuti di roba. Sì, non hanno tantissimo. Però è vero anche che, come è successo per quest'anno, anche quello è diventato una sorta di messaggio politico, soprattutto poi per non so, anche lì non so quanto in Italia si sia visto o meno, è diventato una sorta di messaggio politico contro Trump e a favore della Palestina. Vabbè, sì, poi perché poi fondamentalmente ne ha approfittato il buon Kendrick Lamar per il fatto che ci fosse lì il presidente, per dirgli esattamente come la pensava su essere lì, sostanzialmente. Esatto. Sì. Precisamente questo, E... è un bel palcoscenico. Sì, anche perché, come dicevamo prima, lo vedano dall'Europa, negli Stati Uniti, ok, lo vedano in America, anche in Canada, che insomma lo vedranno, in Messico, qualcosa, in America in generale lo trasmetteranno, in Europa, in via generale, un po' non dico tutto il mondo, ma quasi. Credo venga trasmesso a livello mondiale comunque, cioè sì, certo. Quasi come una finale dei mondiali di calcio, piuttosto che i Gran Premi di Formula 1, eccetera. Sì, che, è un evento abbastanza che fa abbastanza interesse. 150 milioni di spettatori più o meno. Quindi non male. Parecchi, non pochi, non tantissimi, ma neanche pochi. Esatto. Quindi insomma sì. L'hanno preso a fischi, giusto? Sì, l'hanno preso a fischi pesantemente e appunto se n'è andato un'ora prima della fine dell'evento, probabilmente perché non si aspettava l'accoglienza che gli hanno riservato, e questo ti dice comunque anche tanto di come sia l'opinione pubblica nei suoi confronti in questo momento. No, ma infatti, ormai quando sei un personaggio controverso devi aspettarti di tutto di più, perché lo sa di essere un personaggio controverso. Ora va bene la finta ingenuità, d'accordo, ma lo sai che se te fai delle dichiarazioni, delle azioni di un certo tipo, c'hai magari fanatici che sono a tuo favore, ma c'hai anche quelli contro, dai, e potrebbero essere, come nel suo caso, buona parte, parecchie persone. Allora, la tragicità del tutto è che c'è gente che dice di essere contenta della sua politica. Non solo americani, tra le altre cose. Quindi, non lo so, è una cosa che fa abbastanza pensare, perché comunque non sta facendo minimamente bene. Ma no, assolutamente. Senti Piero, noi siamo arrivati in fondo a questa puntata di questo 12 febbraio 2020. Quasi San Valentino. Buon San Valentino, Piero! Buon San Valentino. Vabbè, io sarò in quel di Spagna per San Valentino, quindi no. Tra 2 giorni sarò.
Senti, nulla, noi ci ritroviamo, ci diamo appuntamento per settimana nuova, anche se io sarò di rientro dalla Spagna, magari sarò sull'ufficio mobile, va bene, però in questo martedì... No, te ne frega. In questo mercoledì, no martedì. No, martedì pensavo al 18, perché rientro, okay. Sì. No, infatti c'ho il check-out martedì 18. Però magari visto che sono in macchina. Sei ancora in giro per strada, mettiamo. Sì, ci sta che sia ancora in macchina, sperduto nelle lande. E quindi niente. Faremo dall'ufficio mobile, va benissimo, guarda. Tanto no problema, a noi che ci ferma nessuno, ci ferma nessuno. A noi ci basta una connessione Skype poi. Esatto, poi si fa tutto. Senti, nulla, ci troviamo mercoledì prossimo, anzi rimandiamo i nostri ascoltatori a mercoledì prossimo. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per questo seguito che magari all'inizio non ci aspettavamo nemmeno, piano piano sta crescendo. Anzi guarda, ti dico in diretta, lo faccio vedere al video perché mi sta chiamando il patron in diretta, mi sta chiamando ma non gli risponderò e nulla, vabbè. Salutiamolo ovviamente, lo richiamo dopo, salutiamo il patron a prescindere. Sì, anche a cortocircuito abbiamo sdoganato questo tema. Bene, detto questo, cari amici, io vi rimando. Intanto saluto Piero perché insomma questa trasmissione ci divertiamo, anche se parliamo di cose serie ci divertiamo, esatto, perché tanto alla base ci deve essere quello e soprattutto continuate a commentare se trovate qualche inesattezza in quello che diciamo, se volete approfondire di più, perché comunque la condivisione e il confronto pacifico deve essere senza fischi, educato, senza fischi, esatto. Perché è alla base, deve essere alla base di una trasmissione come la nostra, esatto, né più né meno. Esatto. Poi sono anche cose in più per noi che impariamo e che continuiamo a portarvi, anche perché, come si è detto all'inizio, non siamo assolutamente esperti, non siamo dei guru. Quindi. No, poi volete trattare un argomento perché avete una curiosità, dico, ma Piero, Fulvio, ma potete trattare questo argomento, certo, sempre inerente o Stati Uniti, America, e contrapposizione con l'Europa, però potete trattare questo argomento che io non l'ho capito bene, noi se ne parla, ci si racconta, ci si documenta esatto. Tutto e se ne parla in trasmissione. Detto questo, vi rimando alle trasmissioni, ai programmi di Radio Centro Web e caro Piero, io ti ringrazio ancora, alla prossima, ciao a tutti.